L'indignazione di cui è capace Furio è una lezione per tutti noi. E ha ragione Luca quando ricorda questi altri 3 morti sul lavoro. Qualche settimana fa noi ne abbiamo contati in doppia pagina che abbiamo fatto sul Fatto più di 350, abbiamo cercato di raccontare le loro storie. E questa mattina sul nostro giornale abbiamo registrato nella frase che sovrasta la testata, abbiamo registrato l'indignazione di Napolitano, ma ci siamo anche chiesti un'altra cosa. Se dopo aver chiesto delle leggi meno rigorose sulla sicurezza, perché questo è stato fatto, il ministro Tremonti oggi non si vergogna un poco, secondo noi si dovrebbe vergognare. Allora, tutte le belle parole che ho ascoltato mi hanno quasi fatto dimenticare i 5 gol beccati dalla Roma ieri sera a Cagliari. E devo dirvi che però il mio compito è più semplice di quanto non appaia. Non so se voi conoscete lo slogan di un immobiliarista romano, ma che probabilmente pubblica i suoi spot su molti altri giornali. Questo slogan è "non sogni ma solide realtà", e vende case dicendo che appunto le solide realtà sono gli appartamenti che mette a disposizione dei suoi clienti. Questo slogan cosa ci dice? Ci dice che c'è una contraddizione tra i sogni, che sono in genere irrealizzabili, e le solide realtà che invece sono fatte sulla base della concretezza della vita quotidiana. Beh, in questa bella serata qui a Pietrasanta io penso che possiamo dire che invece noi e anche voi il sogno lo abbiamo realizzato, ed è un sogno solido quello del Fatto, e quindi è possibile realizzare i sogni, perché il nostro, quello che ci ha guidati all'inizio, un anno fa, perché un anno fa il giornale non era ancora uscito ma ne parlavamo, era la possibilità di fare alcune cose di cui accennerò rapidamente, che non era possibile fare nella stampa italiana. Infatti ci chiedevamo, ma tipo di giornalismo che noi vogliamo fare, riusciremo a farlo o stiamo forse fantasticando di qualcosa che è irrealizzabile? E invece un anno dopo noi possiamo dire che questo progetto lo stiamo realizzando. Il 23 settembre del 2009 nasceva il Fatto, e io vorrei intanto ringraziare voi per averci accompagnato, per accompagnarci in una serata che per noi è importantissima. Grazie veramente. Vi dicevo che non è difficile dirigere un giornale, non è difficile perché l'avrete visto in queste 3 serate. La squadra dei giornalisti del Fatto è una squadra di fuoriclasse. È una squadra di fuoriclasse e quindi il giornale possiamo dire che in qualche modo si crea quasi automaticamente sulla base delle cose che ci raccontiamo la mattina, delle idee che vengono, la lettura degli altri giornali certamente ci guida, perché noi cerchiamo di fare quello che gli altri non fanno e abbiamo delle praterie immense. Ecco, vi voglio raccontare un piccolo episodio per dire come si lavora al Fatto. Si lavora al Fatto perché quasi tutti abbiamo avuto, parlo dei più anziani, esperienze in altri grandi giornali, e quindi conosciamo il modo di lavorare dei grandi giornali e conosciamo invece il nostro modo di lavorare. Allora, poco fa, prima di cominciare, si è avvicinato, ho fatto 2 chiacchiere con un inviato del Fatto, un altro giornalista di qualità che viene dalla stampa, si chiama Ferruccio Sanza. E Ferruccio mi ha detto: ma non credi che il nostro giornale dovrebbe anche
cercare di dare più spazio alle cose che funzionano, alle cose positive che vanno in questo Paese. Noi cerchiamo di parlarne, ma però ci siamo fatti un po' la fama del giornale che parla soltanto delle cose che non vanno, ma purtroppo questo è il Paese con cui dobbiamo fare i conti ogni giorno. E io ho detto, è bello, è giusto. E allora ci è venuta un'idea insieme. L'idea è quella di raccontare quando più spesso possibile, le storie di quelli che non che ce l'hanno fatta, ma che sono riusciti a fare quello che volevano fare. Questo è un paese, mi diceva Ferruccio, ma lo sappiamo, dove ci sono milioni di persone che fanno il volontariato, e il volontariato non è soltanto quella cosa che immaginiamo e che pure c'è, cioè aiutare i più deboli, soccorrere le persone che non hanno un tetto. Questo è un paese che ha una grande generosità e la esprime ogni giorno, ma il volontariato è anche la realizzazione di cose a cui gli altri non pensano. Per esempio mi diceva Ferruccio che c'è un paese dell'Abruzzo che è stato ricostruito, un piccolo paese che è stato ricostruito grazie all'apporto di un finanziatore svedese e di decine e decine di giovani che hanno deciso di mettere a disposizione il loro lavoro per ricostruire questo paese che era stato distrutto dall'Abruzzo. Ecco, noi daremo spazio nei prossimi giorni a queste storie, perché è giusto che i lettori del Fatto sappiano anche che c'è un paese generoso, che si dedica agli altri. Ecco, vi ho raccontato questo mio colloquio per dire che il giornale nasce in questo modo, ma il giornale nasce anche perché abbiamo, come dicevamo prima, delle praterie sulle quali galoppare. Sono tante le cose che non leggiamo. Marco Travaglio da par suo ce ne ha raccontate alcune. Stamattina, per esempio, Marco Lillo ci ha raccontato meglio una vicenda che era in una riga di una paginata del Corriere della Sera. La vicenda è fondamentale, è la vicenda della compravendita di senatori. Sappiamo, leggiamo sui giornali che in queste ore questa compravendita, Berlusconi la chiama in un altro modo, la chiama maggioranza di responsabilità nazionale, in realtà è una compravendita, che questa sua abitudine viene da lontano e viene dai tempi del governo Prodi, quando attraverso uno strano giro di finanziamenti al partitino di Dini, un senatore è stato convinto a passare da una parte all'altra, e il sospetto è che questo sistema sia stato applicato ad altri parlamentari. Ecco, noi oggi abbiamo aperto con questo titolo, la notizia c'era, ma era contenuta in una riga di un articolo molto ben documentato, pubblicato dal Corriere, che però si era dimenticato, o forse aveva pensato che non fosse abbastanza interessante dirci, che quella compravendita effettivamente c'era stata, e l'abbiamo appreso dai verbali, dalle testimonianze rese da uno dei componenti della cricca. Oggi il nostro giornale, lo ha fatto anche il Corriere, ma io penso che sia una notizia importante, ha raccontato di come nella cosiddetta Padania, in un paese chiamato Adro, che abbiamo già conosciuto, provincia di Brescia, perché il sindaco di questo paese qualche mese fa ha deciso di negare la mensa ai bambini che non erano in grado di pagare, figli, bambini, gli scolari di famiglie che non erano in grado di pagare la retta. Ieri è stata inaugurata una scuola pubblica, una scuola pagata con i soldi pubblici. Bene, questa scuola, noi abbiamo pubblicato le fotografie, è una scuola che è diventata padana, con i simboli della Lega sui banchi, sull'insegna, e tutto questo è avvenuto con il ministro della pubblica istruzione, Gelmini, che ha mandato un messaggio di compiacimento
per quello che stava avvenendo. Ora, io credo che in casi di questo genere, nel momento in cui un bene dello Stato italiano diventa un bene della Lega, il Presidente della Repubblica abbia il dovere di intervenire. E noi domani lo chiederemo sul nostro giornale, lo chiederemo perché non è soltanto un episodio, come qualcuno vorrebbe far credere, di tipo simbolico. Questi personaggi nel silenzio generale stanno realizzando il loro disegno, che è una secessione di fatto di una parte del nostro Paese. Questa è una, tra tutte le mascalzonate che sono state fatte in questi anni, quello che sta accadendo nel silenzio generale rispetto proprio all'unità nazionale è la cosa che dovrebbe essere più intollerabile. E ripeto, non capisco perché ci sia tanta insensibilità. Furio lo scrive spesso, ormai ci siamo abituati, no? A questo modo di procedere. La Lega è stata sempre vista come qualcosa di folcloristico. Io ho fatto il cronista politico per molti anni al Corriere della Sera, e quando la Lega ha cominciato a dire le cose che diceva erano considerate folklore, mattane. Abbiamo visto queste mattane a cosa ci stanno portando. La Lega sta diventando, o si appresta a diventare, un partito chiave, lo è già, ma ancora di più nel panorama italiano, proprio perché non c'è una reazione. Loro vanno avanti perché sanno che possono dire tutto e fare tutto. Abbiamo ancora, non mi voglio soffermarmi troppo, abbiamo ancora raccontato altre storie. La mafia, come l'abbiamo raccontata noi, mi sento di dirlo come direttore di questo giornale con orgoglio, non l'ha raccontato nessuno. Abbiamo qui Peter Gomez, Marco Lillo, Sandra Murri. Peter e Marco hanno, insieme ad Antonio Massari, hanno realizzato delle inchieste. Si parlava di Schifani, ma non solo di Schifani, c'è tutta la vicenda legata al caso Ciancimino. Il caso Ciancimino è un caso incredibile. C'è il figlio dell'ex sindaco di Palermo, l'autore del sacco di Palermo, che comincia a raccontare che cosa è successo in quegli anni e qual è stata l'eredità pesantissima di cui lui è venuto a conoscenza, l'eredità di ciò che della complicità tra la politica e la mafia. Queste notizie sono state prese anche qui come una barzelletta, no? Sono state sotto questa. Prima Marco diceva la pulce e l'elefante, no? Ma c'è anche un altro meccanismo di mistificazione, che è quello di ridicolizzare, no? Di minimizzare, di dire queste cose non sono importanti. Grazie al loro lavoro si è capito che queste rivelazioni invece sono molto importanti, credo che andranno avanti e gettano una luce nuova su un tratto della nostra vita, su un periodo della nostra vita nazionale da cui poi sono derivate altre cose, sono derivati governi, maggioranze e anche ne sappiamo qualcosa perché sono i governi e le maggioranze con cui abbiamo a che fare. Ecco, cito questi così lampi di giornalismo per dire che ecco, il mestiere di direttore in queste condizioni non è difficile. È sufficiente che il meccanismo proceda come dovrebbero procedere i meccanismi informativi di tutti i giornali. Cioè i giornali che cosa sono? Sono una collettività di lavoro che ogni mattina si mette intorno a un tavolo per decidere quali sono le notizie più importanti, non per decidere quali sono le notizie che fanno comodo a questo o a quello, ma quali sono le notizie più importanti per i lettori. Ed è veramente un meccanismo banale, semplicissimo, tant'è vero che noi abbiamo realizzato il nostro sogno puntando su che cosa? Puntando sull'elemento fondamentale di ogni giornale, i lettori.
abbiamo detto, ma se abbiamo i lettori siamo a cavallo, se abbiamo i lettori non avremo bisogno dei finanziamenti pubblici, dei soldi dati dallo Stato per sovvenzionare questa o quella testata, ma in realtà per condizionarla, e abbiamo fatto a meno dei finanziamenti pubblici. Se abbiamo i lettori, ci siamo detti, faremo a meno, possiamo fare a meno della pubblicità, perché sapevamo che ne avremmo avuto poca. Ora, giorni fa è venuto a trovarmi un grande imprenditore italiano, di cui non faccio il nome perché era un colloquio riservato, il quale non è che ci ha offerto pubblicità, alla fine voleva sapere come andavamo avanti e alla fine ha detto una cosa che io mi sono segnato e che ha raccontato ai miei colleghi, ha detto, ammirato, vi siete conquistati la vostra libertà. Come ce la siamo conquistata la nostra libertà? Beh, ce la siamo conquistata per esempio ricevendo la pubblicità di un'importante banca di cui non farei il nome, ma scrivendo negli stessi giorni in cui questa pubblicità arrivava, raccontando come questa grande banca sia impicciata, come si dice, in questioni di tipo massonico. È un bellissimo articolo che ha scritto Daniele Martini, raccontando dei legami tra questa banca, le massonerie ed altri poteri occulti. Il giorno dopo Giorgio Poidomani, che è il nostro amministratore delegato e devo dire l'artefice dell'impresa editoriale Il Fatto, io vorrei qui ringraziarlo perché è stato lui che ha ideato, noi facciamo il giornale, ma lui ha ideato questo piccolo gioiello che è l'azienda Il Fatto. Lui è venuto da me a dirmi: guarda Antonio, che quella banca ci ha ritirato 6 pagine di pubblicità. Io ho detto, ma è evidente che sarebbe finita così. Loro hanno diritto di non darci la pubblicità, noi gliel'abbiamo chiesta, noi abbiamo il diritto e il dovere di raccontare tutto quello che sappiamo di questa banca e continueremo a farlo. Ma non solo, questo discorso ci ha ispirato anche un'idea. L'idea è questa: perché non ci occupiamo della pubblicità alla stampa che viene data alla stampa italiana? Perché non raccontiamo di come la pubblicità che nasce come spot, sì, non solo comunicazione ma anche promozione di un certo prodotto, sia diventata per i giornali e per la televisione un'arma di ricatto. Cioè chi fa pubblicità, le grandi imprese, le grandi banche, le grandi industrie, i grandi centri di potere, i grandi investitori istituzionali, dalle ferrovie alle poste, dall'Alitalia, insomma, alla RAI, alle grandi griffe della moda, non fanno pubblicità perché devono promuovere il loro prodotto, sì, lo fanno anche per questo, ma soprattutto perché attraverso la pubblicità sanno di poter condizionare le testate, sia quelle giornalistiche sia quelle televisive. Perché oggi, senza pubblicità, in una crisi, come diceva Peter, ormai evidente della carta stampata, i giornali non stanno in piedi e dunque io ti do la pubblicità, ma tu stai attento a quello che scrivi. Ecco, noi vorremmo spiegarlo questo meccanismo, perché è molto grave, perché tutti i difetti che stiamo imputando ai giornali italiani, che per carità nelle cui redazioni sono eccellenti colleghi, nessuno mette in dubbio che non sappiano fare il loro dovere, lo sanno fare benissimo, ma il condizionamento deriva da questo, oltre che dalla politica, o dai poteri forti, come si dice, deriva dalla pubblicità. Ecco, questo è aprire, squarciare finalmente un velo di cui non parla nessuno, perché nessuno ha interesse a parlare. Ma questo giornale dunque vive di lettori. E vi voglio raccontare un altro piccolo episodio. Stamattina, quando sono arrivato qui, c'erano le transenne, parlavano di Pietro, parlava Marco, parlavano Fava, Granata, del progetto di legge sulla corruzione e c'era una quantità di persone che nessuno
avrebbe immaginato, così come nessuno avrebbe immaginato un anno fa che ci saremmo trovati qui a parlare di quello di cui stiamo parlando. E Marco Lillo mi ha detto, e gli brillavano gli occhi: Antonio, ma non è commovente? Ecco, è una frase che mi ha colpito. Un giornalista, insomma, che ne ha viste tante, che si è commosso di fronte al fatto che voi avete deciso di darci tutto questo calore. Allora io penso che il giornale, oltre ad essere un giornale che fa il giornale, possa diventare, ha ragione Paolo Flores quando ha detto non solo, può essere non solo un giornale, diventare un giornale che è anche una comunità, non un giornale partito, per carità. Questo paese non ha bisogno di giornali partiti, ha bisogno di giornali comunità. Cosa voglio dire con giornali comunità? Cioè giornali che raccolgano ogni mattina intorno a quello che fanno, alle notizie che pubblicano, ai commenti, agli editoriali, il calore delle persone che leggono, i quali non si limitano semplicemente a leggere, ma partecipano, ma si sentono parte di qualche cosa. Di che cosa? Di un modo di intendere la nostra società, la nostra vita civile, il nostro stile, uno stile comune, un modo di giudicare le cose, un senso comune che in qualche modo ci unisce. Quello che sta avvenendo è che tra tante persone che pensavano le stesse cose ma che forse non erano unite da nulla, ecco, forse questa unione, noi ci auguriamo che sia così, la possono trovare nel Fatto Quotidiano. Io penso che un giornale che diventa una comunità è un'altra grande conquista. Vorrei infine dirvi che il giornale può avere altre funzioni, quella di strumento civile, nel senso che nel momento in cui proponiamo una legge sulla corruzione noi facciamo qualcosa che forse va al di là di quelli che sono i compiti dell'informazione, ma forse no, perché un giornale deve anche cercare di mettere insieme pezzi della politica che si trovano d'accordo su alcuni valori di fondo e cercare di trovare anche una risposta legislativa. Non ripeterò quello che è stato detto molto bene questa mattina sulla necessità di una legge sulla corruzione, per combattere la corruzione. Insomma, questo è il fatto, ve lo sto dicendo sulla base più di emozioni che non di ragionamenti. E vorrei dire però che questo giornale è anche un'altra cosa, ed è stato ed è anche il tentativo di fare in modo che dei giovani giornalisti, dei ragazzi in qualche caso, prima quando abbiamo presentato il misfatto ne avete visto alcuni, ecco, abbiamo pensato che questi ragazzi bravi, alcuni di talento, molto pieni di ideali, di valori, dovevano avere la loro possibilità di fare questo mestiere, di farlo nel modo migliore. Ed è per questo che adesso vorrei che la redazione del Fatto Quotidiano venisse sul palcoscenico, parlassero con voi, fategli delle domande, perché vi assicuro che è il momento, questo più importante, in questo primo anno, perché è il momento nel quale noi possiamo dire che non solo abbiamo realizzato il nostro sogno, non solo forse abbiamo realizzato il vostro, ma abbiamo realizzato soprattutto il loro sogno, e questo per un direttore di un giornale è la più grande soddisfazione. Grazie. Allora,